Che bel ventone stamattina, buongiorno a tutti. I capelli non stanno a posto, c'è un vento fresco, gelido, il mare che lo vedo là in fondo è bello incazzoso e ora vi porto in spiaggia e vediamo com'è, qui alla Playas Grandes. Questa è la situazione di oggi. La spiaggia, questa delle dune di Coralejo, è stupenda, vastissima, bianchissima, con un mare splendido. Peccato che le condizioni non permettano di né fare bagno né stare distesi al sole, perché è abbastanza tosto questo vento e l'aria è decisamente freschina oggi. Cosa molto importante, siamo riusciti a riempire le bombole di gas, quindi adesso abbiamo il gas pieno sia bombola spagnola che bombola italiana, quindi per un po' siamo tranquilli, abbiamo finito il gas e tutto questo ci serve per le prossime settimane. Non è stato proprio economicissimo, perché il deposito della DISA, che è il distributore di energia, il tutto ci è costato 66,94 € per circa 18 kg di gas sulle due bombole. Adesso vi facciamo anche vedere le bombole. Queste sono le bombole. Noi abbiamo una bombola spagnola con il regolatore spagnolo, che è questo regolatore qua. Con questa connessione, quando esauriamo questa bombola, noi passiamo sulla bombola italiana, lo connettiamo qui su questo attacco diretto delle bombole italiane. Questa è la Montagna Roja. Eccoci, siamo nel parco delle dune di Coralejo. Questa è la Playa El Moro. Vento molto forte oggi, mare decisamente sostenuto. Dronare è impossibile, oggi non si può. Eccole le splendide dune di Coralejo. Che meraviglia, quelle che chiamo io le dune dunose, completamente desertica questa zona, tutte dune, è un'area molto vasta nella quale scorre questa strada stupenda in mezzo al deserto praticamente. È un pezzo d'Africa che c'è a 60-70 miglia di distanza da qui, riportato in Spagna. Su queste dune Betty avrebbe dovuto correre nuda, che sarebbe stato uno spettacolo, ma visto che c'è un vento terribile, mi ha detto: col cavolo che mi spoglio qua. Siamo arrivati al mare, bello brillante oggi,
E un'altra duna dunosa ci aspetta, guardate qua che duna davanti a noi. Corre anche, oh. Dai che ha il fiatone, su, scala, scala. Che fatica. È ripida la duna dunosa. Cavoli. Bambino felice! È stato divertente? Che ho giocato con i castelli di sabbia. Questi vengono chiamati nidi e sono utilizzati per ripararsi dal vento mentre si prende il sole. Buongiorno, sei l'Ironic è pronto per una nuova avventura in bici. Lasciamo il camper qui in un parcheggio a Coralejo e andiamo in bicicletta su una piccola isoletta a nord-est di Fuerteventura che si chiama Lobos, un parco marino protetto, un'isola molto naturale dove c'è poco nulla, ma proprio il panorama renderà la bellezza del posto. Ci sono anch'io, Buongiorno. Pronti? Si parte! Eccoci che siamo sul molo, sul porto di Coralejo. Andiamo all'imbarco. Bici parcheggiate e ora ci andiamo a sedere. Vai che si parte! Eccoci arrivati, Isla de Lobos. Qui siamo a El Puertito, questo piccolo villaggio di pescatori con una piccola insenatura a forma di ferro di cavallo, comunque ha delle casette deliziose.
Ma chi ti trovo qua? Ma che combinazione, anche lei qui? Eh sì. Anche lei in soggiorno qua all'isola des Lobos? Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. E ecco che dopo mezz'oretta circa di strada, ma molto con calma, con varie soste, siamo arrivati quasi alla punta più estrema, che è il faro di Punta Martigno, dove abbiamo la vista su Lanzarote. Adesso arriviamo al faro, così ve lo mostriamo. Andiamo. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. If things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Siamo arrivati ora a Faro Martigno, siamo alla punta più estrema nord e siamo in alto, si vede l'intera isola di Lobos da qui, con la caldera là in fondo, e c'è un bel percorso da fare a piedi, non è lunghissimo, quindi anche a piedi si fa volentieri. Noi abbiamo le nostre bici che preferiamo. Ora ammiriamo un po' il panorama e poi proseguiamo, perché vogliamo anche raggiungere una spiaggetta e vedere se riusciamo a farci un bagno. Vogliamo farvi anche vedere che di qua si vede benissimo anche Lanzarote, l'isola di Lanzarote, è lo stretto passaggio tra le due isole, c'è Playa Blanca e tutte le due spiagge di Mujeres e del Papagayo, che si vedono benissimo. Been some time since you fixed me. Allora, dopo che ci siamo fatti praticamente già un lato dell'isola del Lobos e dopo che l'abbiamo osservata bene, geologicamente sembra molto più simile a Lanzarote che a Fuerteventura. È più scura, una roccia vulcanica più scura, mentre Fuerteventura è più chiara. Il posto è molto bello, ve lo facciamo vedere un po' contro sole, però si dovrebbero vedere bene tutti i vulcanetti scuri che escono dall'isolotto. I'll never forget your time. Splendida l'isola del Lobos, veramente splendida. Pranzo veloce con 2 panini al sacco, abbiamo fatto il picnic al faro e ora proseguiamo, abbiamo l'altra metà dell'isola da fare e andiamo a cercarci una spiaggia per rilassarci un po', che è a sud sicuramente, non prima. Bella biciclettata su quest'isola,
Sentieri abbastanza semplici, un piccolo tratto iniziale con delle pietre un po' antipatiche, un passaggio con degli scalini che l'abbiamo spinta, ma giusto 10 metri di lunghezza. Quindi fattibilissima anche in bicicletta, direi. Poi è talmente piccola che comunque anche a piedi si fa benissimo. Dove vuoi andare? Andiamo? Eccola Fuerteventura, proprio di fronte a noi. Qui siamo in uno dei punti più stretti, ci sarà un miglio e mezzo, non di più, è molto molto vicina, infatti il traghetto è durato solo un quarto d'ora. Playa de la Concha e finalmente un po' di spiaggia. Qui c'è una bellissima spiaggia dove ci sono tra l'altro anche i popcorn un po' più grossi di quelli che abbiamo visto finora. Guardate che dimensioni, molto più grossi che sono questi coralli ormai morti. Comunque guardate la spiaggia com'è bella. Eccoci che dopo il giro dell'isola, dopo una lunga sosta, spiaggia, bagno alla Playa de la Concha, ora siamo tornati al Puertito, che è il primo villaggetto che abbiamo incontrato iniziando il giro circolare. E ora la marea è salita e quindi il panorama è decisamente migliore. E questa immagine dal muletto è forse una delle più fotografate di tutte le isole Canarie. Com'è sta baietta? Stupendo. Questa qui è... Ora con l'alta marea... Con l'alta marea sì, veramente l'acqua è una piscina. Isola di Lobos fatta! Ora siamo appena scesi dal traghetto e andiamo a berci qualcosa con i ragazzi italiani che abbiamo conosciuto un po' sull'isola, un po' ieri in spiaggia. E dopo l'isola del Lobos ci fermiamo per una birretta, un bicchiere, qualcosa. Siamo qui a Coralejo, nel lungomare.